Ciao ragazzi, dopo aver pubblicato la procedura completa per fare la pizza, ho pensato di fare un'altra serie di video dove vi mostro gli ingredienti delle pizze che faccio più spesso e che potrebbe sembrare banale, ma anche l'ordine con cui li trattiamo è importante. E qui ho gli ingredienti per fare la pizza più classica, la margherita. Una pizza semplice, ma proprio per la sua semplicità è fondamentale avere degli ottimi prodotti per ottenere una pizza al top. Andiamola a vedere qui uno per uno, con una breve spiegazione. Per la salsa uso dei pomodori pelati e questi che ho qui in particolare sono veramente buoni. Poi uso il pasta verdure con la maglia larga per ridurli in polpa, poco prima di preparare la pizza. Per chi non avesse il pasta verdure può tranquillamente schiacciarli con le mani, molto meglio che utilizzare un frullatore che disintegra la polpa. Adesso invece parliamo della mozzarella. L'ideale sarebbe di fare un misto di fior di latte e mozzarella di bufala, ma anche soltanto un buon fior di latte va bene uguale. Allora, io la taglio a coltello 3-4 ore prima e la lascio in frigorifero in un passino con un recipiente in modo tale che si asciughi un po', scolando la sua acqua. Questo è importante perché quando poi l'andremo a sciogliere nel forno eviterà di rilasciare troppa acqua sulla pizza. Poi abbiamo del basilico fresco lavato e asciugato e del parmigiano reggiano grattugiato. O se preferite, anche il pecorino ci sta bene. Questo è davvero l'ingrediente segreto per dare una marcia in più alla nostra pizza. Ed infine abbiamo l'olio extravergine d'oliva, io qui ne ho uno pugliese, e del sale marino. Ok, andiamo a vedere l'ordine degli ingredienti sulla pizza. Bene, abbiamo già steso la nostra pizza. Adesso andiamo a mettere il pomodoro su tutta la superficie, un pochino di sale, ed infine un goccio d'olio. Diciamo che questa è la base per tutte le rosse. E adesso andiamo in forno. Allora, adesso mettiamo innanzitutto il basilico, lo spezzettiamo così. Questo darà un profumo eccezionale alla nostra pizza. E poi la mozzarella. È importante mettere la mozzarella solo alla fine, perché altrimenti se la mettessimo dall'inizio, con 10 minuti di cottura, la mozzarella si brucia o quantomeno si secca molto. Noi invece vogliamo cuocere per bene la salsa di pomodoro e mantenere la mozzarella morbida. Ecco qui. E per finire una bella spolverata di parmigiano. Perfetto, in forno per altri 2 minuti e siamo pronti. Eccola qui la nostra pizza. Facciamo la prova del taglio. Bella croccante, eh? Buon appetito!